Oggi vedremo quali sono le caratteristiche e gli strumenti necessari per superare le difficoltà del notturno Opera 54 di Edvard Grieg, un brano compreso nella raccolta dei pezzi lirici. Intanto diciamo che il notturno fu un genere musicale che ebbe una grandissima fortuna nell'Ottocento, un po' perché dedicato al pianoforte, che in quel periodo era lo strumento più diffuso nelle case borghesi, un po' perché, non contenendo delle particolari difficoltà tecniche, permetteva ai dilettanti, per quanto di buon livello, di esprimersi attraverso la propria sensibilità. Le difficoltà di questo notturno sono legate ad alcuni aspetti molto importanti del pianismo. Il primo di tutti è la capacità di differenziare le voci con il buon uso del tocco e quindi del peso al pianoforte. L'altra difficoltà è la poliritmia, quindi la sovrapposizione di un ritmo, come in questo caso, binario e ternario, allo stesso tempo. Ci sono doppie note contenute nella parte centrale di questo notturno che devono essere studiate in un modo approfondito, e in più abbiamo come ultimo aspetto importante la necessità di ascoltare molto bene il pedale e saperlo cambiare, creando un amalgama sonoro allo stesso tempo ricco ma non sporco. Guardiamo punto per punto come risolvere queste problematiche. Parliamo della prima difficoltà da superare. Il tipo di tocco e di appoggio, quindi l'uso del peso, per ottenere la differenziazione tra le due parti che compongono il lavoro della mano sinistra. La prima parte è una sovrapposizione di due voci, quindi una terza, che si ribatte, che però è la voce meno importante. Diciamo che abbiamo un basso generatore dato dalla mano destra, poi abbiamo questa voce che ritmicamente è molto regolare, copre le pulsazioni, è legata, ma quando è legata c'è comunque un'altra voce che arriva a coprire la pulsazione, per cui è molto scandito, diciamo, il ritmo di questo 9 ottavi. E poi abbiamo invece la voce bassa che segue il cromatismo, questa. Dobbiamo mettere insieme la doppia nota, che va suonata in modo molto morbido e il più possibile legato, quindi sul pianoforte a coda con l'utilizzo del doppio scappamento, cioè premendo il tasto e sentendone il ritorno senza lasciare che né il dito si stacchi dal tasto né il tasto torni completamente nella posizione di inerzia, quindi di riposo. Quindi bisogna mantenere la pressione leggermente, in modo tale da bilanciare il movimento, che è un movimento circolare di rilascio del peso. Va studiato questo prima senza pedale. Per fare questo, una condizione indispensabile è quella del totale rilassamento dell'apparato, quindi del braccio e del polso, che seguirà accompagnando, non sarà immobile, anzi sarà mobile, agevolerà il movimento, facendo una sorta di piccola rotazione. Quando tutto questo sarà risolto senza pedale, si potrà aggiungere il pedale, e aggiungendo il pedale la rotondità del suono si trasformerà immediatamente, diventerà molto più bello, armonioso, e ci sarà meno bisogno di faticare per ottenere questa pressione, però il gesto deve essere acquisito, per cui bisogna studiarlo prima senza pedale. Infine aggiungeremo la parte bassa, cioè l'elemento cromatico, che dovrà essere un pochino più nitido e andrà suonato con un movimento dal tasto un po' più veloce rispetto alla discesa morbida che abbiamo compiuto per le doppie note, quindi un movimento verticale verso il basso del dito che scatta, seppur in modo equilibrato, verso il basso. Unendo i due elementi otterremo questo. E poi ci sarà il basso, il generatore, diciamo, di questa
parte iniziale, che è l'armonia di Do maggiore, sulla quale si costruisce l'intero notturno, suonato dalla mano destra che incrocia. Quindi bisognerà bilanciare il rapporto tra il basso e le prime doppie note per completare l'armonia, non per rinforzarla, ma per completarla. Quindi la mano sinistra inserirà la doppia nota nella sonorità data dalla destra, per avere un equilibrio e una rotondità, una pienezza che costituisce un sottofondo sostanzialmente, perché la vera nota da cantare sarà poi questa. Benissimo. Allora, vista questa prima difficoltà, direi che possiamo passare a un altro aspetto, che è quello della poliritmia, cioè della sovrapposizione di andamento ternario nella sinistra e binario nella destra. Come possiamo lavorare per ottenere la sovrapposizione e quindi bilanciare bene la sincronizzazione? Innanzitutto possiamo partire da un presupposto di fondo che abbiamo già lavorato sugli esercizi preparatori per appunto il 3 contro 2, chiamiamolo così, che troverete, se non avete visto, nella descrizione di questo video con un link apposito. Però in particolare possiamo vedere che questo elemento della mano destra, che è quindi la duina, che qui è contenuto il ritmo irregolare, andrà studiato per dare una direzione a questa linea melodica ascendente tale per cui non ci saranno fermate fino a che non si concluderà il percorso, cioè arrivati al Mi, che è l'ultima nota. Questo è il Mi sul quale si riposa, qui poi riparte, ecco da qua questa piccola linea ascendente dovrà essere suonata dando veramente il senso della direzione e quindi senza interruzioni o sobbalzi. Per poter ottenere questa linearità, la mano sinistra dovrà essere molto molto morbida. Qui le note non saranno più soltanto 2 come prima, le doppie note, saranno 3, perché è proprio un accordo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Noi dobbiamo continuare con la nostra mente a pensare a questo andamento di terzina. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e poi una volta imparato bene il tocco giusto per suonare le terzine, aggiungere la melodia della destra lasciandola un po' libera di andare in modo fluido verso la sua conclusione. Benissimo. Ancora un piccolo dettaglio che riguarda le acciaccature scritte, sia quelle iniziali. Naturalmente noi studiamo nella teoria musicale che l'acciaccatura è un segno di ornamentazione indicante un suono da eseguire molto rapidamente e inlevare. In questo caso il nostro brano è un brano calmo, deve dare la sensazione di quiete, deve evocare una ambientazione pacifica, tranquilla, rilassata. Nella notte normalmente si dorme, quindi ci deve essere proprio questa assoluta quiete. Allora, per dare questa sensazione, rinforzare l'effetto di questa sensazione, certamente non potremo andare a suonare l'acciaccatura in questo modo. Non sarebbe gradevole. Allora, possiamo suonarla senz'altro in levare, se vogliamo. Però, suonandola in levare, dovremo fare molta attenzione a prenderla con il pedale, perché questo dà molta più sonorità
rispetto a questo. Allora cerchiamo di fare attenzione e trovare un compromesso. Anche qui. Possiamo anche tenerla con il pollice fino a che non abbiamo compiuto proprio il percorso dell'ottava e preso con il pedale il suono, invece di fare, possiamo, se vogliamo. E la stessa cosa succederà qui. Oltretutto qui è legata la nota, è scritta così, ma poi il suono si tiene, proprio indicato dal compositore. Benissimo. Vista questa prima parte, che poi si ripresenta nella ripresa, io direi che possiamo passare all'altra pagina. Da battuta 15 in avanti abbiamo delle novità. Intanto questo elemento che si inserisce è totalmente nuovo e potrebbe essere l'imitazione di un canto d'uccello notturno, per esempio. Può dare quella sensazione, una sonorità così cristallina, è molto magica. Allora, per ottenere questo risultato dobbiamo mantenere la pulsazione con la mano sinistra e poi seguire bene le indicazioni di fraseggio date da Grieg, che scrive queste note a due, poi assieme, sempre più diciamo raggruppate tra loro, prima un po' separate, poi sempre più rapide, fino a sfociare in un trillo che è ancora più veloce. Il trillo deve essere appoggiato sulla prima nota, poi molto veloce e poi dovrebbe diminuire per finire in questo modo. Stessa cosa nel secondo trillo. Ecco, per quanto riguarda nei trilli la diteggiatura, si possono usare o il 2-3 o il 2-4 o un'alternanza. Direi che comunque la cosa essenziale è che il trillo, concludendo in diminuendo, possa essere eseguito nella parte conclusiva con 1-2-5, quindi privilegerei come diteggiatura 2-3 o 2-4. Così. Anche l'altro. Così. Bene, passiamo al più mosso. Il più mosso ha come difficoltà, lo dicevamo prima, la doppia nota nella mano destra. Allora, questa doppia nota ha intanto un moto, diciamo che è come d'appoggio sulla nota ribattuta, cioè su questa che si ripete 4 volte, che poi diventa una doppia nota di una terza sopra e poi diventa pianissimo, ma sempre con la stessa idea per portarci poi qui al crescendo. E qui poi interviene anche un altro elemento che prima è secondario, poi diventa principale. Dunque questo ribattere della doppia nota è proprio utile alla realizzazione di tutte le doppie che troviamo scritte, perché sapendo di dover appoggiare il peso su queste, possiamo tenere la mano molto leggera per suonare queste, quindi in pratica noi ci basiamo su questo e stessa cosa, anche il pianissimo, e poi qui c'è un puntino questo puntino serve per rendere protagonista anche l'elemento che fino ad ora abbiamo ottenuto in ombra, fino a farlo diventare il principale nel fortissimo. Bene, allora studiare prima le voci separate, sempre però con questo ribattuto studiato da solo per avere la rotazione della mano, questo movimento di rotazione con polso rilassatissimo, braccio rilassatissimo e affondo del mignolo fino al termine del tasto. Dobbiamo proprio sentire qui nel polpastrello un'impronta che si crea. E l'impronta invece che abbiamo qui è un pochino più superficiale.
Diciamo che per il Fa, in questo caso, che poi diventa La, che poi diventa Si bemolle, che poi diventa Mi, abbiamo bisogno di ottenere un suono dato dal peso del dito più il peso della mano e nel crescendo anche il peso del braccio. E quindi sentiamo proprio che la nostra mano scende, porta giù il peso, mentre invece nelle note che stanno qui serve solo il peso delle dita, che è comunque un peso, non è un atteggiamento superficiale, il tasto scende, però solo con il peso delle dita, mentre l'affondo maggiore ce l'abbiamo qui. Partendo da questo presupposto noi possiamo studiare a voci separate, poi mettere insieme soltanto le doppie e studiare così, oppure e aggiungere una nota alla volta. Poi naturalmente anche la sinistra possiamo studiarla a blocchi per vedere quali sono le posizioni, queste, e poi l'altra, oppure 3 note e l'ultima, o anche tutta, vediamo, potremmo anche immaginare di raccogliere, ecco questo è importante, immaginare di raccogliere le note in una armonia unica quando è possibile, oppure in 2 armonie, per avere l'idea di un blocco unico, cioè di suonare la prima pensando già a quale sarà la forma che la mano dovrà prendere per eseguire tutte e 4, in questo caso, le note dell'accordo aperto, arpeggiato, diciamo. Per quanto riguarda il pianissimo, dobbiamo fare uso di un bellissimo respiro prima di cominciare, quindi fare proprio prendere aria allo strumento. Su questo era un pochino esagerato apposta per darvi l'intenzione, insomma farvi capire qual è l'intenzione, però certamente il 3P è una cosa ancora diversa, deve essere una sorpresa, quindi va preparata. Da lì poi partirà il nostro crescendo e quando avremo la scrittura con l'indicazione di fraseggio con nota legata e sotto i puntini dovremo cominciare a pensare che le note interne dal nostro disegno, queste, dovranno essere un po' più marcate, quindi via via il nostro peso aumenterà e non sarà più soltanto del dito ma diventerà peso della mano e peso del braccio per arrivare al fortissimo. E quando le ultime 2 battute avranno dato già, ci saranno diciamo il completamento di questa grande sonorità ottenuta, dovremo fare attenzione allo scambio del peso tra questa nota e questa. Studiamolo prima sempre forte, questo, caduta, caduta. Una volta acquisita questa elasticità nello scambio tra le braccia, tra le mani e quindi nel movimento del braccio, dell'avambraccio, potremo dosare la sonorità in diminuendo. E attenzione anche all'uso del pedale in questo passaggio perché mentre nella prima parte il pedale potrà, come dice Grieg, essere un po' pigro se vogliamo e quindi si potranno sentire leggermente accavallate le sonorità anche di grado congiunto come qui per esempio, qui dovremo fare attenzione perché la sonorità sarà molto ampia e per poter dare valore alla misura di attesa, di pausa che serve per tornare all'atmosfera quieta dell'inizio, noi dovremo diminuire ma anche muovere un po' il pedale. Quindi questo suono ecco, qui ci vuole un pochino di maestria nell'uso del pedale, saper cambiare senza sollevare completamente ma usare un mezzo pedale per pulire un po' la sonorità a seconda dell'acustica e dello strumento che si ha a disposizione naturalmente, però questo è un risultato. Se noi teniamo un pedale fisso il risultato invece è quest'altro. E questo vuoto è un po' improvviso, non sembra molto preparato, mentre nella prima soluzione il risultato era più interessante musicalmente, a mio avviso. Dopodiché la ripresa identica nella sua idea iniziale, sempre pensare alla direzione, nell'aspetto, nelle battute dove abbiamo il 3 contro 2, saper dosare, e con la destra anche, quando la destra in questo caso anche avrà, come nella sinistra prima, la doppia voce, cioè questa parte unita alle note ribattute, dovremo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto con la sinistra all'inizio, quindi
differente appoggio del peso e movimento del doppio scappamento dello strumento, movimento piccolo di rotazione del polso per agevolare lo scambio e la ripetizione. Bene, qui anche abbiamo un crescendo che ci porta a una concatenazione di armonie interessante. Poi questa. Naturalmente io consiglio di non rallentare nel suonare all'inizio quasi insieme questi accordi arpeggiati, perché se cominciamo ad allargarli troppo perdiamo di vista l'intenzione di Grieg, che è quella di ottenere una sorta di scivolamento. Non lo dobbiamo arrestare questo scivolamento, ma dobbiamo leggere bene e vedere che il poco ritenuto poco è soltanto qua, quando siamo qui. E poi solleviamo e ripartiamo. Questa volta la mano sinistra compie lo stesso disegno di sempre, ma un'ottava sopra, quindi qui. E la mano destra si ferma su questa armonia, non più sulla tonica. Ecco, il nostro elemento iniziale è unito a quel canto d'uccello che abbiamo e al trillo. Poi di nuovo sospeso, ecco, questo deve essere in diminuendo. Stessa cosa con una diversa armonia, cambia la bemolle che prima era la naturale. Togliamo con calma il pedale, senza però essere troppo esitanti per non creare quell'effetto di risonanza a volte di certi strumenti. E poi l'adagio conclusivo naturalmente ha una nota da mettere all'inizio un pochino in evidenza, che è la nota superiore della destra, soprano come sempre, che emerge poco, un pochino però emerge. Dopodiché il lavoro di profondità è proprio dato dal basso, perché la sinistra è quella che muove, va al sol e poi va al do, che è la nota più aperta, e si accompagna alla risoluzione della destra, che tutto questo, tutte queste note devono essere suonate pensando ad un diminuendo, quindi a una rarefazione della sonorità, per dare l'effetto proprio di conclusione, sempre ritornando in questa atmosfera di quiete pacifica. Bene, buon lavoro.